Benvenuti e bentornati sul canale. Spesso mi chiedete come poter realizzare un amigurumi più grande o più piccolo rispetto a quello realizzato da me. In questo video ti mostro come poterlo realizzare senza dover andare a modificare lo schema. Prima però ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, di attivare la campanella così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di supportarmi lasciando un like, che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia, e se rimani fino alla fine del video ti dirò dove andare a trovare lo schema per questa stella. Ma veniamo al dunque. Allora, lo schema per queste 3 stelle è lo stesso, proprio identico, non ho cambiato assolutamente niente. Ho cambiato solamente il filato che ho utilizzato e l'uncinetto. Per realizzare questa qua, che è la più grande in assoluto, ho utilizzato questo filo qua, che rimane abbastanza grosso, è un 100% acrilico. Io ce l'avevo da tanto in casa e ho deciso di riutilizzarlo perché naturalmente non voglio sprecarlo, visto che ormai l'avevo acquistato. Quindi 100% acrilico, un filato grosso, e sono andato a utilizzare un uncinetto numero 6, quindi un uncinetto altrettanto grosso. Per realizzare questo invece ho utilizzato un filato diverso, è un misto lana. Naturalmente non è fine fine, ma non è neanche grosso come l'acrilico, è una via di mezzo. Infatti per questo filato ho utilizzato un uncinetto numero 4. Vedete già la differenza tra il filato più grosso e il misto acrilico? Adesso concentriamoci sull'ultima stella, quella gialla. Questa l'ho realizzata come io realizzo tutti i miei amigurumi, cioè in cotone. Ho utilizzato il solito cotone che uso sempre, quello della IG, quindi quello IG della Tessiland, lo stesso. Questa volta però per realizzare questa non ho utilizzato il solito uncinetto numero 3, ma ho utilizzato il 2,5. Se avessi utilizzato l'uncinetto numero 3 sarebbe stato leggermente più grande, ma comunque più piccolo rispetto a questa e questa. Ecco svelato come realizzare un qualsiasi amigurumi più grande o più piccolo rispetto a quello che utilizzo io. Vi basta cambiare la tipologia di filato e uncinetto, ma anche se lo volete leggermente più grande rispetto a quello che ho fatto io, utilizzando il mio stesso cotone potete andare a giocare sulla gamma di uncinetti che vi propone il filato. Ok Sonia, io però lo voglio realizzare sempre in cotone, non in acrilico, non in un misto lana, ma in cotone. Il cotone naturalmente non è grossissimo. Altro piccolo trucchetto, mettetelo doppio. Utilizzate 2 gomitoli per realizzare una stella, un orsacchiotto, qualsiasi amigurumi vogliate. Naturalmente doppiando il filo dovete poi andare ad aumentare anche l'uncinetto. Ad esempio se utilizzate un 2,5 o un 2 potete andare a utilizzare un 4, un 4,5, sempre facendo delle prove all'inizio per azzeccare bene la tipologia di uncinetto. E poi dipende anche se lo volete molto compatto in modo che non si veda l'imbottitura o leggermente più morbido, una lavorazione più morbida ma che allo stesso tempo rischia di far intravedere l'imbottitura. Eccoci arrivati alla conclusione di questo video. Naturalmente voi volete sapere dove trovare lo schema per realizzare questa stella. Ebbene, lo troverete sul mio canale Instagram perché farò un post dedicato a questa stella dove vi scriverò tutti i passaggi per poterla realizzare. E mi raccomando, ditemi anche con quale filo lo utilizzate, con quale uncinetto. Io naturalmente preferisco questa perché il mio filato preferito per realizzare un amigurumi è il cotone, ma anche della lana o dell'acrilico va bene ugualmente. Questo è sempre a vostra preferenza. Spero che questa nuova tipologia di video vi sia piaciuta. Mi raccomando, fatemelo sapere con un commento e supportatemi con un bel like, così io riesco a capire se questa tipologia di
video vi sta piacendo e posso portarvene altri sul canale, oppure è meglio continuare con i soliti tutorial. Fatemi sapere dunque, ci vediamo al prossimo video!